Un budino di 2000 anni fa? È possibile, basta prendere il Dereko Chinaria di Apicio e provare a ripetere una delle sue ricette. Per questo budino Apicio ci dà la ricetta e si tratta di una ricetta veramente molto semplice, gli ingredienti sono comuni come si vede davanti a me. Si tratta ovviamente di un dolce che poi sarà morbido, quindi non proprio adatto ai banchetti di epoca antica nei quali si stava sdraiati e quindi mangiare col cucchiaio non era la cosa più semplice. Ma per la nostra cucina va più che bene, quindi banda agli indugi e iniziamo subito con gli ingredienti. Ecco gli ingredienti necessari: 3 uova, 275 ml di latte, miele e pepe. La prima cosa da fare è quella di aggiungere il miele, quindi voi potete scegliere se 2 o 3 cucchiaini in base ai vostri gusti, direttamente al latte. Per far sì che il miele si sciolga con più facilità, io vi do questo come consiglio, potete provare a scaldare leggermente il latte. Nella ricetta antica ovviamente non se ne parla. Il passaggio successivo consiste nello sbattere le uova. Voi potete utilizzare una forchetta come faccio io, oppure se preferite una frusta. Poiché si è formata molta schiuma quando abbiamo sbattuto le uova, dobbiamo filtrarlo con un colino prima di versarlo all'interno del latte. Ecco fatto. Non ci rimane che nuovamente mescolare il composto per amalgamare il latte con le uova. Bene, fatto. Il composto adesso è pronto, dobbiamo metterlo all'interno delle terrine. Io ho preso 3 terrine, le ho già imburrate in modo tale che il composto poi non si attacchi nel momento della cottura. Con un mestolo travasiamo il liquido all'interno delle terrine. Ed ecco le 3 terrine ripiene di latte, uova e miele. Infine mettiamo le terrine in una pirofila e aggiungiamo acqua calda arrivando a 1/3 delle terrine stesse. La ricetta originale parla di mettere il composto all'interno di una pentola di Capua. Le pentole di Capua erano molto particolari perché erano antiaderenti, quindi già nell'antichità esisteva questo tipo di contenitore. Io ho provato a cuocerle all'interno di una pentola antiaderente moderna, ma il risultato non è ottimale, non si ottiene un budino come lo intendiamo noi, quindi non è il massimo. Quindi deve mancare evidentemente un passaggio, cosa che spesso accade nelle ricette di Apicio. Il modo più semplice per ottenere quindi un budino è quello di mettere, come vi ho detto, le terrine a bagnomaria. Voi potete scegliere se mettere a bagnomaria sul fornello o direttamente in forno. Io ho provato tutti e 3 i modi, quindi l'antiaderente, il fornello e il forno. E il mio consiglio è quello di provare col forno, il risultato è nettamente migliore rispetto agli altri metodi precedenti. Quindi inforniamo la pirofila, forno caldo a 180 gradi per 50 minuti e lasciamo cuocere. Noterete il grado di cottura semplicemente controllando con uno stuzzicadenti, diciamo il composto deve rassodarsi. Ecco qua i nostri budini. Io li ho tolti dal forno e li ho lasciati raffreddare in frigo per diverse ore. Voi però se volete potete anche mangiarli tiepidi. Come vedete si è formata anche una bella crosticina, ricorda un po' un flan o un crème caramel se volete. Aggiungiamo per finire un po' di pepe sopra. Ed ecco il nostro budino di 2000 anni fa. Buon appetito!